Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come aggiornare e configurare la Runcam Thumb. Iniziamo con l'aggiornamento scaricando il firmware dal sito ufficiale runcam.com, vi lascio il link a questa pagina in descrizione. Cliccate qui per scaricare. Verificate anche qual è l'ultima versione disponibile, in quanto la videocamera potrebbe aver già installato l'ultimo firmware e in questo caso non c'è bisogno di aggiornare. Al momento il firmware più recente è 2.1.0. Ora metto una microSD nella Runcam. Poi chiudo il coperchio. Quindi la collego al PC tramite cavo USB. Ok, ho collegato la Runcam al PC e la videocamera ha generato automaticamente il file thumb.conf. Noi dovremo aprirlo con un editor di testo, anche blocco note va bene. In questo punto è riportata la versione del firmware, la mia Runcam ha versione 2.1.0, ovvero l'ultima disponibile, quindi non c'è bisogno di aggiornarla. Nel caso comunque sia necessario aggiornare perché magari è uscita una nuova versione firmware, vi faccio vedere i passaggi da fare. Estraiamo l'archivio che abbiamo scaricato dal sito Runcam ed entriamo dentro la cartella. Al suo interno abbiamo i file leggimi, thumb.bin e thumb.conf. Come vedete ho affiancato le due finestre, nella sinistra c'è la cartella che ho scaricato dal sito Runcam e nella destra c'è la microSD all'interno dell'action camera. Quindi trascino il file thumb.bin nella radice della microSD della Runcam. A questo punto posso fare rimozione sicura dell'hardware. Per aggiornare la thumb dobbiamo alimentarla tramite porta dietro, in quanto da USB non è possibile aggiornare. Io ho collegato il cavetto al back a 5V di questa PDB, mi raccomando l'alimentazione perché questa videocamera supporta solo 5V. Ok, la videocamera è collegata al back, non mi rimane che collegare anche la LiPo. L'aggiornamento partirà in automatico appena la cam verrà alimentata. L'aggiornamento è partito, il flash verde e rosso significa che la videocamera sta aggiornando il firmware. Quando il LED smetterà di lampeggiare significa che l'aggiornamento è completato e possiamo scollegarla. Adesso vediamo come configurare la nostra Runcam. Apriamo nuovamente il file thumb.conf e iniziamo. La configurazione avviene modificando i valori all'interno del documento di testo, cambiando il numero e scegliendo qua tra le varie proposte. Se vogliamo riusare il valore predefinito e non ci ricordiamo qual era, è riportato in questa riga. In video possiamo cambiare la risoluzione, scegliendo tra 1080p 60 fps, 1080p 50 fps e 1080p 30 fps. Il valore predefinito è 1080p 60 fps. Nel caso volessi usare 1080p 50 fps, in video resolution scrivo 1. GSV File attiverà il giroscopio per tenere traccia dei movimenti durante la registrazione. Questo serve nel caso vogliate usare un programma di stabilizzazione, dove è necessario caricare i dati del giroscopio per stabilizzare il video. Uno dei programmi migliori è GyroFlow, ve lo lascio linkato in descrizione. Scrivete 1 per attivare il giroscopio o lasciate 0 se non vi interessa questa feature. Nel caso attivate il giroscopio è necessario usare una microSD ad alta velocità da almeno 64 GB e impostare la risoluzione a 1080p 50 fps. Loop Recording Interval serve per tagliare il filmato ogni tot di minuti, possiamo scegliere tra 1, 3 o 5. Nel caso non ci interessi questa funzionalità possiamo anche lasciarla disattivata come da valore predefinito, io personalmente la lascio disattivata. Auto Recording Switch serve per far partire in automatico la registrazione non appena colleghiamo la LiPo al drone. In alternativa possiamo decidere di registrare premendo il tasto della videocamera. Per me va bene questa soluzione.
Le prossime 5 impostazioni sono relative alla regolazione video. Abbiamo esposizione, luminosità, nitidezza, contrasto e saturazione. Le varie impostazioni hanno un range di valori diverso, tuttavia per ogni impostazione il numero più basso diminuisce il valore e il numero più alto l'aumenta. Qui abbiamo il bilanciamento dei bianchi, possiamo scegliere tra automatico, luce del giorno, nuvoloso o tungsteno. Potete usare dei light per un volo all'esterno in una giornata di sole o nuvoloso in situazioni di scarsa luminosità. Tungsteno invece dà una colorazione più calda ed è più adatto a un volo indoor. In alternativa potete lasciare auto per far gestire alla Runcam il bilanciamento dei bianchi. L'ultima impostazione è per lo spegnimento automatico dell'action camera. Possiamo farla spegnere dopo 1 minuto, 3 minuti o lasciare off in modo che rimanga sempre accesa. Per me off va bene. Una volta decise le modifiche possiamo chiudere il documento di testo. Non dimentichiamoci di salvare. Perfetto, abbiamo finito. Dopo aver scelto le impostazioni e fatto l'aggiornamento possiamo montarla su microdrone per andare a volare. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.